lì non era facile capire che differenza. Loro potevano usare i carri armati, noi no, perché non li avevamo. Arrivavano fin sotto l'argine, sparavano contro l'argine con i carri armati e poi ritornavano indietro. Si andavano a nascondere, andavano a coprire sotto qualche capanno o sotto la vegetazione. Sì, gli inglesi erano meno combattivi, diciamo, meno audaci. I canadesi erano più combattenti, non solo. Mentre gli inglesi non rispettavano le norme della Croce Rossa, i canadesi lo facevano scrupolosamente, al punto che gli inglesi si accanivano anche se qualcuno innalzava la bandiera col segno della Croce Rossa, si accanivano sui feriti che erano rimasti per terra o su quelli che tentavano di soccorrerli, cosa che invece non avveniva con i canadesi, i quali rispettavano la tregua. E uno degli ultimi fatti narrati anche nel libro di Guillermo Vicini, vede uno dei nostri che prende un pezzo di straccio bianco e fa il segno della Croce Rossa col sangue del ferito. Lo innalza e i canadesi smettono di sparare. Abbiamo ammirato questa correttezza. E un medico nostro, il dottor Sala, tentò di ottenere il rilascio di 2 che si erano improvvisati portaferiti e che erano stati catturati dagli alleati. Lui tentò di farsi rilasciare questi 2 ragazzi che avevano cercato di recuperare uno dei nostri ragazzi caduti. Furono fatti prigionieri e allora questo dottor Sala, bendato, fu ammesso al comando inglese e chiese insistentemente che fossero rilasciati questi 2 ragazzi. Naturalmente non fu concesso e l'ufficiale inglese col quale lui parlava gli disse: ma lei chi gliel'ha fatto fare a venire ancora a combattere quando la sua patria si è arresa? Chi gliel'ha fatto fare? E lui ha risposto: ma lei chi gliel'ha fatto fare a venire dalla sua patria a portare la guerra in casa mia? Chi gliel'ha fatto fare? Naturalmente l'ufficiale inglese non seppe rispondere. Diciamo, avvenivano delle cose un po' quasi umoristiche, nel senso che soprattutto di giorno avveniva uno scambio di oggetti per quelli che erano sullo stesso argine. Abbiamo spiegato che alcuni erano su un versante e noi eravamo sul versante opposto, ma sullo stesso argine. E veniva a scambio, loro buttavano sigarette e noi mandavamo invece scatolette vuote o pacchetti vuoti di sigarette. C'era uno scambio quasi di cortesie. E c'è stato un caso limite che si era instaurata quasi una forma di amicizia tra uno dei nostri e uno dei loro. A un certo punto questo qui evidentemente è stato preso di mira in un istante in cui aveva messo la testa al di sopra dell'argine e fu colpito e ammazzato da uno dei nostri. Quello, il nostro italiano, che aveva questa quasi forma di amicizia, rimase molto ma molto colpito da questo avvenimento e conservò un profondo dispiacere per questo fatto, cioè di aver saputo che quello quasi amico con il quale aveva quasi steso dei rapporti era morto. Beh, diciamo che di giorno non c'era tanto scambio di colpi d'arma, avveniva più che altro di notte, perché di notte tanto loro uscivano in pattuglia e si avvicinavano alle nostre postazioni, quanto noi facevamo altrettanto. Per cui c'era una zona, una profondità di circa un paio di chilometri che noi chiamavamo la terra di nessuno, che era oggetto di scorribande tanto da parte nostra come da parte loro. Noi per esempio in una nostra azione siamo andati a tagliare dei fili telefonici che avevano posto loro, ne abbiamo asportato un bel tratto e poi uno umoristicamente attaccò
un pezzettino di carta che aveva preventivamente preparato con scritto arruolatevi nella 10ª MAS e lo attaccò al capo che era stato tagliato. Ebbe anche l'addestramento per l'uso dei Panzerfaust. È stato impiegato almeno in una circostanza con esito favorevole. Lo fu lanciato dal Marò Bellagamba, il quale colpì effettivamente uno Sherman e lo immobilizzò. Quindi sicuramente era un'arma efficace perché consisteva in una carica esplosiva cava che aveva come caratteristica la concentrare la potenza esplosiva in un unico punto, per cui riusciva a fondere la corazza di un carro armato, penetrare dentro e provocare l'esplosione del carro armato stesso. Era un'arma molto efficace. C'era il Panzerfaust, ma c'era anche il Panzerschreck. Il Panzerschreck aveva caratteristiche quasi analoghe, soltanto che il tubo di lancio poteva essere recuperato, mentre nel caso del Panzerfaust il tubo di lancio, una volta usato, non era più recuperabile, non era più utilizzabile. Ma ci sono stati degli scambi, diciamo mai proprio in senso completamente diretto, cioè non il corpo a corpo, ma per esempio siamo entrati in una casa e non ci siamo resi conto che in solaia erano rimasti dei canadesi, quando sono usciti loro ci hanno sparato addosso dal solaio. Ecco, fatti di questo genere. Poi un paio di azioni di pattuglie, sono arrivato a una casa in via Bellaria, che poi sono andato a rivedere recentemente, e in Romagna costruivano, e ci sono ancora, vicino alle case coloniche, costruivano il forno dove cuocevano il pane una volta alla settimana. Uno di questi forni faceva angolo dalla strada e il campo, e noi ci siamo in primo momento riparati dietro questo forno durante una delle azioni di pattugliamento, e io mi sono inoltrato pensando di valicare il recinto che divideva la strada dalla casa, convinto che la casa fosse abbandonata. Ho ripensato immediatamente e sono uscito altrettanto velocemente, in tempo utile per sottrarmi allo sparo di proiettili traccianti che mi hanno quasi letteralmente coperto, al punto che gli altri due che facevano parte della mia pattuglia, che erano fermi dietro il forno, hanno pensato che io fossi stato colpito e sono ritornati nelle nostre linee annunciando che Maluzza era morto. Io invece ero vivo tranquillamente, ho aspettato che si fermasse questa continua scarica di proiettili e poi lentamente scisciando, non senza aver ripreso uno dei miei caricatori di mitra che mi era caduto, e sono rientrato nelle linee al punto che ho dovuto fermarmi e chiaramente rispondere alle domande delle sentinelle, perché quando ho detto che ero Malutta non ci credevano, perché dicevano che Malutta era morto. Siccome in quel momento la postazione era tenuta da veneti, mi sono espresso in dialetto, essendo veneto anch'io, per far capire che veramente ero io. La notte successiva ho guidato una pattuglia più nutrita, con 2 ufficiali, a questa casa, sperando di fare una sorpresa che non è riuscita. Siamo stati accolti a bombe a mano. Una di queste bombe a mano mi ha colpito e contemporaneamente colpito anche un ragazzo, Oriani, che poi è diventato un medico nel suo paese. Lui è stato colpito alla bocca, io sono stato colpito a una gamba. Lui era in condizione di muoversi, io ne ero impedito invece. Allora dissi all'ufficiale che comandava la pattuglia, tenente Cuneo, di ritornare indietro. La sorpresa non era riuscita, che io mi sarei arrangiato in qualche modo, ma io avevo un progetto ben preciso. Sono riuscito, previo il lancio di una bomba a mano che non è esplosa, ad andare al lato opposto della strada, nel canaletto a fianco della strada, mi sono disteso in mezzo alla neve con la decisione di attendere l'alba per poter vedere chiaramente la postazione inglese. Avevo il mio Panzerfaust che avrei sicuramente scaricato addosso alla postazione
avevo ancora il mitra, avevo una pistola, quindi avrei provveduto a sparare fino all'ultimo, non pensando a tornare assolutamente indietro.